Ciao ragazzi, qui Marchettino e probabilmente nel video di oggi molti di voi si indigneranno perché andremo a parlare di quella che a mio avviso è la Pagani Zonda più controversa di sempre. Chi non ama la Pagani Zonda? Voglio dire, motore V12 aspirato, cambio manuale, una linea ispirata dai vecchi prototipi da corsa di Le Mans, una linea così sinuosa, filante, è una macchina senza tempo. E negli ultimi anni Pagani ha sfornato delle Zonda che fanno semplicemente paura. Basti pensare alle 760. Dalla prima C12 alle ultime 760 ne è passato di tempo ed è anche cambiata notevolmente la linea. Io personalmente sono più un fan delle vecchie Zonda, che mantengono quella linea originale, pura, senza troppe appendici, alettoni. Per me quella è la vera Zonda. In ogni caso, io penso proprio che sia difficile, anzi pressoché impossibile trovare Zonda brutte, tranne probabilmente quella di cui andremo a parlare oggi, perché penso sia la Zonda più modificata di sempre, nonché forse anche quella più discussa del web. Io sarei molto curioso di sapere l'opinione di Orazio Pagani sulla famosa Zonda Ninja. Personalmente la mia Zonda preferita è questa qui, stiamo parlando di una Zonda C12 6000 chassis numero 3. La particolarità di questa Zonda è che è unico proprietario, appartiene ad una appassionata, una signora svizzera che dopo tutti questi anni è ancora fedele alla sua Zonda, l'ha tenuta tutta originale e ha più volte declinato offerte di acquisto da parte di Orazio Pagani in persona. E questa qui è l'unica Zonda C12 6000 nata e rimasta tale, quindi una vera e propria rarità. Beh, ovviamente escludendo il prototipo dei crash test, telaio numero 1. Questa macchina è stata recentemente restaurata e ricostruita e questa macchina è sempre appartenuta a Pagani. Pazzesco anche pensare come negli ultimi anni le quotazioni della Zonda sono lievitate. Basti pensare che recentemente è stata venduta una one-off di Zonda, la 760 Ether, alla cifra record di 6,8 milioni di dollari. E pensare che qualche anno fa un mio amico era alla ricerca di una Zonda da trasformare poi in 760. Io gli avevo trovato una Zonda F, all'epoca il proprietario voleva 1 milione di euro, poi serviva un altro $500,000 di euro per convertirla in 760 e il mio amico mi ha detto: no Marco, a mio avviso chiedono troppo, non me la sento di spendere quella cifra. Io penso proprio che il mio amico si stia ancora mangiando le mani per quello. Comunque, abbiamo divagato un pochino prima di entrare nel fulcro del video. Come vi ho detto, oggi andremo a parlare della Zonda Ninja. È una Zonda che si trova in Giappone. Io sono stato 2 volte in Giappone, la loro cultura automobilistica è molto particolare e se c'è una cosa che ho potuto constatare è che esistono 2 tipi di appassionato di auto in Giappone. Il primo è l'appassionato che ha la propria macchina e la tiene al 100% originale fino all'ultimo bullone. E poi c'è la seconda categoria che è composta dai tamari di proporzioni bibliche. Non c'è una via di mezzo, quindi in Giappone avete molta probabilità di trovare parcheggiata una Lamborghini, tutta originale, e accanto un'altra Lamborghini che non la riconoscete neanche, tipo queste qui che ho visto in Giappone. Se volete vedere uno dei video che ho fatto in Giappone basta che cliccate qua sopra e rimarrete a bocca aperta. Però vi avviso, ci vuole lo stomaco forte, così come lo stomaco forte, per andare a scoprire insieme la storia di questa Zonda. Originariamente quella che noi oggigiorno conosciamo Zonda Ninja era una semplice C12S 7000 in configurazione argento con gli interni blu. La macchina si trovava in Europa e più avanti è stata importata in Giappone, ma non dal signor Ninja. Lui in seguito ha comprato la macchina già da un cliente giapponese che aveva portato la macchina nel paese, facendola riverniciare di bianco pastello. È pazzesco pensare che nel 2010 questa macchina costava l'equivalente di 463.000 euro e la macchina aveva solamente 4.900 km. Non si sa il chilometraggio attuale, ma voglio supporre che sia piuttosto alto perché il signor Ninja mi piace molto la sua filosofia. Non solo lui si modifica da solo la sua macchina regolarmente, ma praticamente la usa tutti i giorni. E a mio avviso tante persone dovrebbero fare come il signor Ninja, cioè avete una bella macchina, fregatene del chilometraggio. Fortunatamente nel nostro paese abbiamo avuto un altro proprietario di Pagani che non si faceva problemi col chilometraggio e si godeva la sua macchina tutti i giorni. E stiamo parlando della Pagani Zonda F che era posseduta dal signor Padovani, macchina che poi è stata riacquistata da Orazio Pagani in persona. E la sua Zonda ha raggiunto la cifra record di ben 100.000 km. Queste sono delle fotografie fatte poco dopo l'acquisto della Zonda da parte del signor Ninja. Bianca, con gli interni blu, beh, lasciatemelo dire.
tanta roba. In queste fotografie possiamo già vedere che la Zonda aveva un sobrissimo cerchio nero opaco della forgiato, quindi la sua Zonda l'ha tenuta originale forse per 5 minuti, e da qui inizia la trasformazione epocale della sua macchina. Già dopo pochi mesi dall'acquisto il signor Anija ha iniziato il processo di trasformazione radicale della sua macchina, e questo qui è il primo step, e devo dirvi onestamente, a me piace veramente tanto così configurata. Possiamo vedere immediatamente i cambiamenti. I cerchi, ha cambiato mettendo un cerchio ancora più sobrio, color oro, che fa un bel contrasto con la carrozzeria bianca. Nella parte inferiore possiamo vedere che ha voluto creare ancora più contrasto, verniciando la parte inferiore di nero. Dietro quel mega lettonazzo non passa certamente inosservato, e per rendere la macchina ancora più aggressiva, cattiva ma anche slanciata, possiamo vedere che ha installato un nuovo estrattore, così come uno splitter un po' più pronunciato e delle minigonne che danno ancora più presenza alla macchina. Possiamo notare anche un grosso air scoop che confluisce nel vano motore. Vi ricordo che questa modifica è stata fatta nel 2011 e possiamo dire che in un certo senso con questa estetica ha anticipato quella che poi sarebbe stata la Zonda 760. Ragazzi, credetemi che non è stato facile catalogare tutte le modifiche in ordine cronologico, perché il signor Anija modifica continuamente la sua macchina, e qui già dopo aver cambiato radicalmente il look possiamo vedere che l'ha cambiato nuovamente, perché i cerchi da oro passano a argento, e possiamo notare che ha deciso di togliere anche lo splitter anteriore e le minigonne laterali, optando per un look un pochino più sobrio, lasciando tutta la parte inferiore di nero. A me onestamente quel mega lettonazzo piaceva non poco, però in occasione di questo assurdo raduno possiamo vedere che il signor Anija ha optato per un'altra configurazione dell'ala posteriore, optando per un look un po' meno aggressivo e con la scritta Anija dentro un ovale col tricolore, proprio come possiamo vedere sulla lettone della Zonda R. Vi faccio rivedere sta foto. Ragazzi, i raduni in Giappone sono spaventosi, sembra di essere nel paese dei balocchi. E se ci fate caso, la maggior parte delle macchine sono V12. Infatti, parlando con un mio amico che lavora in Lamborghini, mi ha detto che il Giappone penso sia l'unico mercato al mondo in cui vendono più Lamborghini a 12 cilindri anziché a 10. Nel corso degli anni, da quel che so, Anija si è limitato solamente a fare modifiche estetiche, quindi non troviamo nessun tipo di upgrade meccanico rivolto al fine di migliorare le prestazioni. Da quel che so, l'unica cosa che ha voluto cambiare a livello meccanico è l'impianto di scarico, e non lo biasimo, perché devo dire, la Zonda Anija non suona niente male. Il tempo passa e come potete vedere l'estetica di questa Zonda si fa sempre più aggressiva ma controversa al tempo stesso, perché Anija addirittura ha messo pure i neon dentro il vano motore. Diciamo che forse qui stiamo iniziando ad esagerare un filino, inizio già a sentire l'indignometro a 1000 di voi ragazzi che state guardando il video. Arrivati a questa fase evolutiva, forse qui possiamo vedere la Zonda Anija nella configurazione che a me piace di meno, perché qui l'estetica è completamente stravolta e non c'è nessun angolo della macchina o modifica che riesco a apprezzare particolarmente, specialmente il muso anteriore, perché qui Anija addirittura le fatti fare anteriori, lasciando solamente i fendinebbia, per non parlare dei cerchi da rapper che non c'entrano assolutissimamente niente con una macchina di questo tipo. Poi più avanti ha cambiato nuovamente l'estetica reinserendo i fari, però se in questo momento state tirando qualche insulto al proprietario, devo dire che in questa configurazione forse se lo meritava. Voi che dite? Però, d'altro canto, io apprezzo molto questa macchina e rispetto molto la cultura e la filosofia che il signor Anija ha messo nel creare e modificare continuamente questa macchina, perché da quel che ho potuto vedere nei vari raduni a cui fortunatamente ho potuto partecipare in Giappone, la cultura giapponese è parecchio influenzata dai manga, dai cartoni. Io giocavo con i Pokémon e guardavo Doraemon quando andavo alle elementari circa 20 anni fa, e tutt'oggi questi personaggi di fantasia sono ancora molto diffusi e amati in Giappone. Lo so, fa un po' strano, però i giapponesi vengono influenzati molto da queste cose, specialmente nella cultura automobilistica, e quindi anche se questo tipo di cultura è molto lontana dalla nostra, sono delle modifiche che sotto un certo aspetto hanno un senso logico, e quindi rispetto profondamente il lavoro che ha fatto Anija sulla sua macchina. E arrivati a questo step evolutivo potete capire che per conciare la sua Zonda Anija in questo modo
il signor Anigia si è ispirato profondamente a Gundam. Le somiglianze sono piuttosto notevoli, inutile negarlo. Oggigiorno le Zonda sono piuttosto ricercate sul mercato perché ne sono state prodotte pochissime, meno di 150, valgono tutte svariati milioni e possono queste modifiche deprezzare la macchina? Beh, diciamo che configurata così non troverà mai un acquirente, però devo dire che tutte queste sono solo modifiche estetiche, sono modifiche reversibili e quindi magari Anigia, se un giorno si stuferà di rendere la sua macchina sempre più tamarra, può sempre convertirla e farla ritornare come era in origine. Ho come l'impressione che questa Zonda non tornerà mai come Pagani l'ha fatta, o almeno finché sarà nelle mani di Anigia. Se c'è una cosa che non gli manca, beh, è proprio la fantasia. Bene ragazzi, dopo tante idiotrie perse e diversi mal di stomaco, arrivo qui a raccontarvi dell'ultimo step evolutivo della Zonda Anigia, cioè quello attuale. Aggressiva, il colore mi piace non poco. Possiamo notare che nel corso del tempo Anigia ha cambiato anche gli interni, passando da blu ad un mix bianco e arancione, colore arancione che troviamo anche in alcuni particolari esterni. Mi piace molto anche il contrasto che fa il cerchio con il colore della carrozzeria. Addirittura per farsi le vacanze con la Zonda ha installato anche una bara portapacchi sul tetto. Questa è l'attuale configurazione della Anigia. Entrambe le volte che sono andato in Giappone ho provato a mettermi in contatto col proprietario per cercare di fare qualche foto video, ma devo dire che il popolo giapponese è piuttosto chiuso, specialmente con i gaijin come noi. Bene ragazzi, se siete arrivati fino alla fine del video vi voglio premiare, quindi rifatevi occhi e orecchie con un po' di clip di Zonda che ho filmato in passato. Voi ragazzi, onestamente, che cosa ne pensate di questa macchina, della passione che ci ha messo il proprietario dietro nel modificarla? In ogni caso, che possa piacere o meno, io rispetto molto il signor Anigia perché si vede che è un vero appassionato del brand Pagani e ha voluto rendere la sua macchina unica, ispirandosi alle cose che gli piacciono di più, ispirandosi alla sua cultura. Ed è per questo che, anche se esteticamente parlando non si può vedere, a me in ogni caso è una macchina che piace e che apprezzo molto. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre, grazie per la visione. Ciao!